Oggi desidero portarvi con me in un viaggio straordinario, un viaggio che inizia ogni qualvolta decidiamo di costruire qualcosa, qualsiasi cosa, anche la più banale, come un mattone. Si potrebbe pensare che la produzione di un mattone non comporti grandi difficoltà da affrontare, non porti un grande impatto ambientale. Beh, la realtà è ben diversa. Ed è un dato davvero allarmante che lo conferma. Pensate che per la cottura di un singolo mattone si possono andare a creare circa 1 chilo di emissioni di CO2, la principale causa della crisi climatica che stiamo vivendo. Provate semplicemente a pensare a una piccolissima casa fatta di circa 10.000 mattoni. In pratica si verrebbero a liberare le stesse inquinanti che libera una macchina a benzina che fa 36.000 chilometri, cioè il giro della Terra. E per capire quanto questo problema sia grave e attuale, provate solo a pensare che nel 2050 ci saranno 2 miliardi di persone in più sul nostro pianeta e quindi la necessità di nuove infrastrutture e case per i nuovi abitanti sarà necessaria. Il dato ci fa capire che è davvero allarmante. Beh, ma oggi non sono qui per condividere un problema con voi. Noi ragazzi ormai lo sappiamo, sentiamo parlare di problemi ogni giorno, a casa, a scuola, ovunque. Sono qui invece per raccontarvi una storia di innovazione e speranza. Una storia che ci insegna come anche davanti a grandissime complicanze e difficoltà si possono trovare soluzioni straordinarie. La storia che oggi vi racconto è il mio viaggio, ed anzi, per meglio dire, è il viaggio di me e del mio team. Presenti qui in sala sono Davide, Nicolò, Damiano e Nicolò. Bene, la storia che oggi vi racconto trova un suo momento chiave in un evento a Roma, la Meet the Future, uno spazio dedicato a innovazioni e tecnologie e idee nel mondo delle biotecnologie. Era un convegno dove partecipavano più di 1.000 persone da tutta Italia. Oggi non sono qui per condividere solo questa storia. Torniamo un attimo indietro. Noi a Roma ci siamo arrivati in tarda mattinata, ma la nostra storia inizia circa 9 mesi prima, quando ci iscriviamo ad un progetto di scuola, la B Corp School, un'associazione che permette di creare ai ragazzi delle superiori una startup completamente da zero, basata su un prodotto, un servizio che può andare in qualche modo a contribuire agli obiettivi dell'Agenda 2030, di cui sicuramente avrete già sentito parlare. In particolare ci è stata affidata la sfida di trovare un prodotto, un servizio che potesse andare a risolvere i problemi che portava il settore dell'edilizia all'ambiente. Bene, ci siamo messi attorno a un tavolo. Abbiamo creato un logo, un sito web, le pagine Instagram, Facebook, ma soprattutto abbiamo unito tutte le nostre competenze di chimica e microbiologia e abbiamo pensato a un prodotto che potesse effettivamente fare la differenza. Ma torniamo un attimo a Roma, per ora ve lo mostro solo il nostro prodotto. Roma è stato il culmine di mesi di duro lavoro ed edizione, una tappa davvero fondamentale per noi. L'evento che ci aspettava stava a 2 passi dal Vaticano e per noi era un'emozione incredibile, era l'opportunità per espandere la nostra idea e la nostra volontà di cambiare il mondo. All'evento partecipavano, come ho già detto, oltre 1.000 persone, ma di queste 1.000 persone personalità di spicco, come giornalisti, imprenditori di successo, professori universitari. Beh, ovviamente la tensione era molta. Immaginate come quando vi preparate solo la sera prima per una verifica. L'abbiamo fatto tutti, sapete bene cosa intendo. Beh, noi quella mattina siamo arrivati impauriti, non pensavamo di essere alle aspettative di quello che ci aspettava. Bene, siamo saliti sul palco, abbiamo esposto la nostra idea e vedevamo negli occhi della platea un grandissimo interesse. Siamo scesi dal palco e ci hanno letteralmente assaliti giornalisti, imprenditori, finanziatori. Ci hanno fatto un sacco di domande. Come è nata l'idea? A che punto eravamo? Qual è il futuro di questo progetto?
Oggi che avete capito come sono arrivato qui oggi su questo palco, permettetevi di presentarvi la meraviglia del biomattone. Un prodotto innovativo che si eleva nel panorama della sostenibilità edile. La sua magia inizia con un processo chiamato bioprecipitazione. Vi sembrerà assurdo come nome. Invece è un termine che evidenzia il fatto che questo mattone si crea totalmente con un processo naturale. Avete presente le stalattiti e le stalagmiti? Quelle rocce che si formano dal fondo, dal soffitto delle grotte? Bene, queste rocce dovete sapere che si formano attraverso un processo totalmente naturale, attraverso la collaborazione tra i minerali presenti nell'acqua e i microrganismi, quali i batteri. Questi ultimi agiscono come veri e propri architetti e formano un materiale solido e resistente nel tempo. Seduti attorno a quel tavolo abbiamo pensato, perché non riportare lo stesso processo per un materiale che potesse andare a costruire case? Ebbene sì, siamo arrivati dopo tutto questo lungo percorso con un prodotto, il biomattone. Ma se noi ci dovessimo chiedere qual è effettivamente la differenza tra un mattone tradizionale e il nostro biomattone? Beh, la differenza principale è che i mattoni tradizionali hanno bisogno di una cottura che produce un sacco di CO2, mentre il nostro mattone si forma attraverso un processo totalmente naturale che non necessita di un forno, ma solamente di un'incubatrice, che, perché no, può essere alimentata da pannello solare. E quindi porterebbe un azzeramento totale delle emissioni di CO2. Bene, ma quindi qual è la morale di questa storia? Abbiamo visto come i problemi derivati dal settore dell'edilizia sono impressionanti, ma abbiamo anche scoperto una via verso un futuro più sostenibile grazie al biomattone. Oggi non sono qui per darvi la soluzione definitiva. Non vi è una via univoca per risolvere questo grandissimo problema dell'impatto ambientale. Oggi sono qui per condividere con voi la mia storia, come avete sentito, di invitarvi a non essere passivi davanti a questo grandissimo problema e affrontarlo faccia a faccia. Bene, vi lascio con questo pensiero. La nostra casa comune, la terra, è preziosa e merita il meglio che possiamo offrirle. Siamo tutti insieme portatori di speranza, agenti di cambiamento e custodi del nostro pianeta, mattone dopo mattone. Grazie.